Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come realizzare uno skin tone fantasy dalle tonalità glaciali usando praticamente solo due colori. Faremo una tecnica di pittura un po' più veloce e istintiva del solito, partendo da una sorta di velatura. Direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Il colore protagonista di oggi è uno della nuova gamma cromatica di Scale Color Artist, colori di cui ho già parlato in altri video, dai molteplici utilizzi e dalla grande carica cromatica. Oggi useremo Dark Prussian Blue, che faceva parte di un Kickstarter ma che ora è anche acquistabile. Lo useremo in diverse consistenze e intensità su questo modello stampato in resina di Loot Studios, che ho primerato con un grigio chiaro come solitamente si fa quando si utilizzano contrast o lavature simili. Oggi noi non useremo un contrast, ma costruiremo lo skin tone stratificando il colore. Se infatti andiamo a stemperare la consistenza molto viscosa di questi colori, vediamo che sprigionano tutta la loro intensità, dando vita a colori più trasparenti o più coprenti. Se abbondiamo con la quantità di acqua e colore sul pennello, otteniamo una versione più coprente in alcuni punti, ma anche meno controllabile. Mentre se stiamo più attenti alla quantità e teniamo solo il necessario sul pennello, otteniamo la perfetta velatura, che abbiamo visto in altri video, ottima anche per sfumare. Ma oggi la useremo invece come punto di partenza per il nostro incarnato. La stendiamo quindi su tutto il modello, lasciandola sia andare nei recessi che applicandola sulle parti lisce e sporgenti. Abbiamo usato una base chiara proprio per questo motivo. Una volta che sarà perfettamente asciutto apparirà più scuro, ma si noteranno comunque alcune differenze cromatiche. A questo punto riprendiamo la stessa consistenza a velatura e con maggiore precisione andiamo a creare più profondità nelle zone di ombra, quindi tutte quelle rivolte verso il basso o coperte da altri oggetti vicini. In questo modo, pur trattandosi di una stesura simile all'acquerello ma più controllata, riusciamo ad ottenere le differenze necessarie per definire i volumi sul modello. Il pelo poi lo faremo di un altro colore, ma intanto creare una buona ombra intensa è molto utile. Per far spiccare maggiormente la parte alta del modello è bene concentrare grandi aree di ombra nella parte sotto e limitarsi solo ad alcuni profili sottili in quella sopra. Nelle aree che veramente vogliamo far risultare estremamente scure, passiamo poi un terzo strato di velatura, che si distingue dalla lavatura per il controllo totale sulle aree di applicazione. Ovviamente questo tipo di lavorazione si può fare con tutte le tonalità di questa gamma di colori, ma con quelle più scure si riesce a fare un lavoro più d'effetto. Occupiamoci ora delle luci, per le quali semplicemente andiamo ad aggiungere sempre più bianco alla miscela. Ne aggiungiamo una minima parte per creare una tonalità simile a quella rimasta dalla prima velatura, che ci aiuta a ridefinire quelle zone e a correggere eventuali sbavature e discromie involontarie. Non dobbiamo ripassare tutto, altrimenti non avrebbe avuto senso questo approccio diverso dal solito, ma semplicemente ripulire un po' le aree più lisce o dove lo riteniamo necessario, così da distinguerle anche dalle più irregolari in penombra. Andiamo quindi avanti aggiungendo sempre più luce schiarendo il colore e via via rimpicciolendo la zona colpita. Anche l'applicazione del colore su zone lisce come la pancia non è preciso e liscio come al solito, ma è più istintivo. Usare il bianco sui sottili lineamenti del viso permette di metterli in evidenza molto velocemente. Nelle zone più lisce possiamo insistere con velature che indirizzano la luce verso il punto più illuminato, mentre in piccoli punti, come le nocche delle mani, riusciamo ad ottenere un effetto simile anche solo illuminandole più bruscamente. Per quanto riguarda i cristalli, per ottenere un effetto appariscente senza impazzire,
Possiamo semplicemente trascinare il colore dalla base scura verso la punta, dove lasciamo che si depositi sempre più colore. Facendolo solo su alcuni lati dei ghiacci e lasciandone altri scuri o con intensità diverse, otteniamo una sfumatura molto rapida. Ora che abbiamo fatto la gran parte del nostro troll dai ghiacci, prima degli ultimi dettagli, passiamo ad aggiungere un terzo colore per rendere meno piatto il tutto. Ho scelto di inserire un marrone poco saturo e molto freddo, per rimanere costante al mood glaciale, ma anche un forte contrasto ci sarebbe stato bene. Sulla base blu scura delle parti di pelo andiamo con un pennello sottile e il marrone pieno e coprente ad aggiungere dei ciuffi più chiari. Lo facciamo anche per gli altri piccoli dettagli come il tessuto e il coniglietto. Lasciare alla base un'ombra scura, seppur di un altro colore, aiuta a dare il senso del volume. Volume che intensifichiamo con l'aggiunta di bianco al marrone, con il quale andare a illuminare ulteriormente i dettagli appena fatti. Prendiamo quindi un pennello ancora più sottile e con il bianco puro, non coprente al 100%, inseriamo alcune texture sulle parti troppo lisce per renderle maggiormente interessanti. Le texture, sia quelle più elaborate e precise, sia quelle semplici come quella dell'esempio di oggi, sono un ottimo modo per far apparire un modello più elaborato di quello che è e distinguere i materiali fra loro. Infine, dove lo riteniamo necessario, come ad esempio intorno agli occhi, possiamo andare ad inserire più profondità con l'aggiunta magari di nero. E con questo si conclude anche il veloce e rapido esempio di pittura di oggi, per quando si cerca qualcosa di più rapido ma pur sempre di impatto. Io come sempre sono curiosa di leggere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.